L'energia è la linfa vitale di qualsiasi civiltà. Alimenta le nostre case, i nostri mezzi di trasporto e le nostre industrie. Ma cosa succede quando questa linfa vitale diventa una prigione? Per decenni l'umanità ha avuto accesso a tecnologie in grado di garantire energia abbondante, pulita e accessibile per tutti. Eppure, il progresso è stato ritardato. Oggi analizzeremo come e perché l'energia che avrebbe potuto liberare il mondo sia stata invece usata per controllarlo. Nell'episodio precedente abbiamo esplorato come il petrolio sia diventato tanto una risorsa essenziale quanto un'arma di dominio geopolitico. Abbiamo visto come il controllo delle riserve petrolifere abbia plasmato conflitti e ritardato il progresso economico nei paesi produttori. Ora ci spingiamo oltre, analizzando come l'intero sistema energetico sia stato progettato per servire gli interessi di pochi, a scapito del progresso collettivo. Il paradigma dell'energia centralizzata. Per gran parte del XX e XXI secolo, l'energia è stata prodotta e distribuita attraverso sistemi centralizzati, controllati da un ristretto gruppo di attori economici e politici. Le infrastrutture energetiche, dai giacimenti petroliferi alle reti elettriche, erano progettate per concentrare potere e profitti, limitando l'autonomia delle nazioni meno sviluppate. Paesi emergenti ricchi di risorse, come quelli sudamericani e le regioni euroasiatiche, furono obbligati a esportare energia grezza anziché sviluppare reti di distribuzione locale, mantenendo la dipendenza da economie egemoni. Il sabotaggio delle energie decentralizzate. L'energia decentralizzata, come i microgrid solari, l'eolico su piccola scala e la geotermia domestica, avrebbe potuto emancipare milioni di persone, ma è stata sistematicamente ostacolata. Le nazioni egemoni del nord bloccarono finanziamenti e sviluppi tecnologici in aree povere, per evitare la proliferazione di fonti energetiche autonome. Documenti storici del XXII secolo mostrano come brevetti innovativi furono acquistati da grandi corporazioni e mai sviluppati, rallentando la transizione energetica. Le tecnologie proibite. Tra le tecnologie più promettenti che non furono mai adottate su larga scala troviamo reattori nucleari a sali fusi, progetti sicuri e a basso impatto ambientale, bloccati per decenni a causa di pressioni delle lobby petrolifere e nucleari tradizionali. Geotermia profonda, una tecnologia che avrebbe potuto rendere energia geotermica disponibile ovunque, ma osteggiata per il suo potenziale di emancipare le regioni prive di petrolio o carbone. E poi batterie a lunga durata. Innovazioni che avrebbero trasformato il modo di accumulare energia furono accantonate per non compromettere i mercati tradizionali. Il controllo dei costi energetici come strumento di dominio. Anche quando nuove tecnologie energetiche furono introdotte, il loro accesso fu regolato da un modello economico progettato per perpetuare la disuguaglianza. I costi di installazione e manutenzione di tecnologie rinnovabili furono deliberatamente mantenuti alti nei paesi emergenti, scoraggiandone l'adozione. La dipendenza dai combustibili fossili fu artificiosamente prolungata per garantire entrate continue ai sistemi economici dominanti. Le conseguenze globali della prigione energetica sono state devastanti. Il ritardo nella transizione energetica non ha solo rallentato il progresso tecnologico, ha perpetuato la povertà, alimentato conflitti e reso il cambiamento climatico una minaccia ancora più grave. Entro la fine del XXI secolo, regioni già fragili economicamente furono devastate da disastri climatici amplificati dall'uso massiccio di combustibili fossili. Solo nel XXII secolo, con la spinta di movimenti globali e rivoluzioni scientifiche, l'umanità iniziò a liberarsi dalla prigione energetica. Nell'episodio successivo esamineremo come la fame e la sete
siano state trasformate in strumenti di controllo? Quali risorse naturali sono state privatizzate per mantenere la disuguaglianza globale? E come l'accesso limitato all'acqua e al cibo sia stato usato per perpetuare il dominio economico e politico? Scopritelo con noi nel prossimo capitolo di questa serie. Se questa analisi vi ha aperto gli occhi, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per restare aggiornati. Condividete questa puntata con amici e colleghi che vogliono approfondire le dinamiche nascoste del potere globale. Ogni condivisione aiuta a diffondere consapevolezza e a promuovere il dialogo. Se l'energia è stata per secoli un simbolo di progresso, come possiamo spiegare che abbia anche rappresentato un sistema di controllo? Perché il cambiamento è stato così difficile? E chi ha davvero tratto vantaggio da questa lentezza? Riflettete su queste domande, perché il viaggio verso la verità è appena iniziato.